Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Faccio questo video per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti ditemi sempre cosa ne pensate. Per chi fosse la prima puntata, il video si struttura così. Prima faccio una revisione dei miei investimenti passati, poi andiamo a parlare dei miei investimenti nell'ultimo mese ed infine andiamo a vedere tutti i miei progetti futuri. Oggi tra l'altro ho cercato di fare un'introduzione abbastanza sintetica perché non vedo l'ora di raccontarvi tutto quello che è successo e tutto quello che succederà. Tra l'altro nell'ultimo mese il Bitcoin ha superato i $18.000 a Bitcoin, ma dopo di tutto questo ne parliamo. Prima di iniziare con la revisione vi ricordo come sempre che qui sotto in descrizione trovate tutte le risorse per accedere o approfondire ogni argomento ed oltretutto vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Ora, le prime che menzionerò sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, in queste piattaforme si possono effettuare prestiti a privati o aziende e ottenere in cambio un tasso di interesse. Adesso parto con la veloce carrellata di revisione. La prima nella quale investo si chiama Bondora, qui non ho depositato nulla, ma nell'ultimo mese ho ottenuto 22,61 euro di interessi. La seconda nella quale investo si chiama Mintos, da cui sto continuando a prelevare e sto continuando a ritirare il mio investimento, ma nonostante ciò ho dei prestiti che devono ancora terminare e da questi prestiti ho ottenuto 16,39 euro di interessi nell'ultimo mese. La terza piattaforma si chiama Estate Guru, qui si fa peer-to-peer lending per progetti immobiliari, anche qui sto seguendo lo stesso discorso che ho fatto su Mintos e sto prelevando e nell'ultimo mese ho ottenuto 0,92 centesimi di interesse. Quarta piattaforma rendimento etico, anche qui si fa peer-to-peer lending per progetti immobiliari, nell'ultimo mese non ho ottenuto nulla di interessi perché qui gli interessi vengono pagati soltanto alla fine di un progetto. Tutto questo per un totale guadagno nell'ultimo mese nel peer-to-peer lending di 39,92 euro. Per quel che riguarda queste piattaforme sto cercando di riequilibrare un po' il tutto, eliminando le due piattaforme dalle quali sto prelevando, ma aggiungendone una terza di cui vi parlerò nella parte dei miei nuovi investimenti dello scorso mese, che andrà oltretutto a diversificare un po' meglio la tipologia dei miei prestiti, ma di questo ne andiamo a parlare dopo nella sezione dei nuovi investimenti. Ora, continuando con la revisione dei vecchi investimenti, anche se questo non so quanto si possa ritenere un investimento, vi faccio un aggiornamento sul mio conto Savings Easy Access su Revolut in app. Purtroppo su questo conto, come su tutti gli altri conti savings con interesse, taglieranno gli interessi che passeranno dallo 0,8% allo 0,65%. Con i tassi a zero o sotto zero in gran parte del mondo non si può neanche stare qui a protestare. Comunque nell'ultimo mese con questo conto ho guadagnato 11,71 sterline. Finalmente è arrivato il momento di parlare di azioni e mercati finanziari. Anche qui faccio una veloce carrellata su tutti quelli che sono i miei investimenti in questo mondo. Il mio primo portafoglio è su Newtmeg, un robo-advisor che uso per il mio conto Lifetime ISA, un conto che ti permette di avere dei bonus dal governo inglese. Ne ho già parlato nelle precedenti rubriche, quindi se volete approfondire andate a vedere i video che ho già fatto. Comunque con questo portafoglio che alla fine segue l'andamento dei mercati mi trovo in questo stato di profitto perché ho iniziato ad investire ad aprile quando i mercati erano veramente bassi. Ora passo il mio portafoglio su Trading 212 tra aggiornamento e nuovi investimenti. Qui vedete l'andamento dei vari titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock, oltre a tutte le piccole posizioni che non ho comprato ma che derivano da bonus per il mio link Invita un amico. Infine, come avete notato, sto continuando ad accumulare due ETF, uno sui mercati emergenti dove ho comprato 1000 sterline e un altro sull'S&P 500 dove ho comprato altre 1000 sterline. E dato che sto accumulando mese per mese a lungo termine non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale, anzi se questi due ETF dovessero scendere io sono pronto ad investirci ancora di più. Parlando di piani d'accumulo, sto continuando il mio piano d'accumulo pubblico sui Toro, presupponendo le possibilità di una famiglia media italiana, investendo circa 400 euro al mese su due ETF e Berkshire Hathaway, conglomerato gestito da Warren Buffett, forse il più ricco e famoso investitore di tutti i tempi. Nell'ultimo mese abbiamo fatto il 9,12% con quel portafoglio e nel complesso mi trovo in positivo di $260. Ma come vi dicevo anche prima, questo è un piano d'accumulo a lungo termine dove andremo a cavalcare i mercati e nell'ultimo mese i mercati sono stati ultra positivi.
cosa che non è successa per esempio 2 mesi fa. Poi, rimanendo sui mercati finanziari, sto continuando a provare 2 robo-advisor, Oval e Plum. Do ad entrambi un anno di tempo per poi recensirli e darvi una mia opinione. Per il momento, dal punto di vista di intuitività, sono entrambi veramente fenomenali. Comunque su Oval sono in positivo di 21 sterline 20, mentre su Plum di 84,01. Per testarli al meglio sto utilizzando la loro funzione di deposito automatico e investimento nei fondi che loro hanno a disposizione. Ora, prima di passare al mondo cripto, che in questo momento è caldissimo, vi voglio condividere la mia nuova prova di investimento nel mondo del crowdlending. Si tratta di Cryptalia, una piattaforma italiana che collega PMI, piccole e medie imprese italiane con progetti di crescita, con finanziatori come me che sono alla ricerca di buoni tassi di interesse. In realtà è da tempo che diversi amici mi consigliano di andare a provare questa piattaforma. Io prima di farlo, oltretutto, sono andato a contattarli per chiedergli maggiori informazioni. Loro si sono resi veramente disponibili e per trasparenza vi dico che i primi 1.000 euro che utilizzerò per provare questa piattaforma me li hanno forniti loro, dicendomi però di criticarli senza indugio qualora avessi trovato un qualsiasi problema all'interno della loro piattaforma. Dopo aver discusso con loro, ora potrei stare qui a parlarvi di Cryptalia per ore, anche perché dietro alla loro realtà c'è un collegamento con il territorio italiano molto interessante ed etico. Non approfondisco qui, ma se la cosa vi interessa possiamo andare a fare una recensione approfondita dove sicuramente le 2 domande principali saranno: come fanno ad inserire e verificare nuovi progetti interessanti e di valore in piattaforma, e come fanno a riconoscere agli investitori un interesse così alto dell'8-9%. Io ovviamente le mie indagini le ho già fatte e le risposte a queste domande le ho già date, altrimenti non li starei provando. Però prima di fare una recensione approfondita voglio fare un'esperienza su questa piattaforma in prima persona. Poi, se volete provarli insieme a me in questi mesi, potete iniziare ad investire su Cryptalia anche a partire da 20 euro. E se volete mi hanno messo a disposizione un link che vi lascio qui sotto in descrizione, tramite il quale potete accedere al bonus tax back per i primi 12 mesi. Infatti loro, essendo italiani, fanno anche da sostituto d'imposta. Però se usate questo link, per il primo anno Cryptalia, dopo aver pagato le tasse a vostro conto, vi restituirà come bonus lo stesso valore appena pagato in tasse. Il mio intento, se questa prova dovesse risultare positiva, è quello di liquidare Mintos e Estate Guru per andare ad investire tutti quei soldi su Cryptalia. Così avrei Bondora con prestiti a privati, rendimento etico con prestiti per progetti immobiliari e Cryptalia con prestiti a PMI italiane, che è oltretutto un modo per sostenere realtà del territorio italiano. Ci tengo a sottolineare però che questa tipologia di investimenti incide, e la voglio fare incidere, per meno del 10% del totale del mio portafoglio di investimenti. Ora passiamo al settore cripto. Nell'ultimo mese il Bitcoin è decollato, abbiamo appena superato i $18.000 per Bitcoin. Per me molto bene, perché come sapete io ho un ingresso medio su Bitcoin a 6.500 euro, che equivalgono a circa $7.700. Perciò in questo momento è facile capire che mi trovo in abbondante profitto. Ed in questo momento non sono ancora intenzionato a vendere. Magari fatemi sapere nei commenti e possiamo fare un video dove vi spiego cosa ho intenzione di fare, quando ho intenzione di vendere, se ho intenzione di vendere e quanto ho intenzione di vendere. Mentre per chi fosse alle prime armi nel mondo cripto, ho spiegato la strategia che ho utilizzato per acquistare Bitcoin in questo video, che secondo me è anche la strategia migliore. Quindi se già non l'avete visto, vi consiglio di andare a vedere quel video. Tra l'altro all'interno di quel video spiego anche l'applicazione che sto utilizzando in questo momento per acquistare Bitcoin, che si chiama Crypto.com, dalla quale in questo momento sto acquistando altre diverse criptovalute, altri diversi altcoin per diversificare il mio portafoglio di cripto. Se foste interessati vi lascio il mio link e codice invita un amico qui sotto in descrizione, tramite i quali potete ottenere $25 bonus in pari valore nella loro valuta CRO. Poi dell'app Crypto.com in questo momento sto aspettando ansiosamente la loro carta per poi fare una recensione completa della loro piattaforma, che è veramente interessante ed è anche piena di funzioni molto utili. Una tra tutte la funzione Earn, per la quale avevo approcciato questa applicazione, che ti permette di avere degli interessi in Bitcoin sui tuoi Bitcoin depositati, o comunque degli interessi in cripto sulle tue cripto depositate. Con questa funzione fino ad ora, vi faccio un aggiornamento, ho guadagnato $100 e sto continuando a guadagnare interessi dai miei Bitcoin ed Ethereum depositati. Mentre con quest'altra schermata vi faccio vedere tutto quello che ho comprato per differenziare il mio portafoglio cripto. Come potete notare, dallo scorso
scorso mese la percentuale di Bitcoin è aumentata notevolmente, non perché li abbia acquistati, ma perché i Bitcoin nell'ultimo mese hanno preso moltissimo valore, come si può vedere dal grafico. Comunque, se volete approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi ad informare sull'argomento sicurezza. Quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio custodirle e detenerle. Volendo, io ci ho fatto un video, ma penso che questo sia il primo argomento da toccare. Ora siamo arrivati alla parte forse più interessante, quella sui miei progetti futuri. Sicuramente, come sempre, tra i miei progetti futuri c'è quello di continuare tutti i miei piani di accumulo, perché come sapete io entro con la strategia del dollar cost average, quindi tutti i miei portafogli non sono finiti ma sono in continua evoluzione, sperando anche nel miglioramento ovviamente. Tra l'altro sono contentissimo e vi ringrazio veramente tanto perché l'altro giorno abbiamo toccato le 10.000 persone sul nostro gruppo Instagram, mentre per gli aggiornamenti di questa avventura il giorno precedente a questo traguardo abbiamo lanciato il nuovo design del blog Risparming e il giorno precedente ancora abbiamo lanciato il nuovo design dell'app Risparming. Insomma, ci stiamo dedicando e stiamo crescendo e speriamo che le persone che fanno parte di questa community crescano con noi. Quindi se già non lo fate, vi invito a partecipare e a seguire la pagina Instagram per arricchire positivamente questa community. Tra l'altro in quest'ultimo periodo abbiamo fatto veramente tanti giveaway per ridare qualcosa di positivo alla community, per ringraziarvi, perché alla fine non esisteremmo se non fosse per voi. Comunque in futuro, per darvi qualche spoiler su questo progetto, quello su cui stiamo lavorando è cercare di introdurre gli investimenti nell'app di Risparming. E ragazzi, non avete idea di quanto complicato sia, non tanto dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto per quel che riguarda le licenze e tutta la burocrazia che ci sta dietro per poter fornire gli investimenti e fare in modo che le persone possano investire. Mentre nel blog stiamo cercando di creare nuovi contenuti che non siano soltanto di lettura, ma anche di ascolto e visione. Ragazzi, molto probabilmente arriverà un podcast di Risparming. Mentre per quel che riguarda il canale, il mese prossimo è in arrivo un video che ormai mi state richiedendo da anni. Quello dove vi faccio vedere la mia homepage sul cellulare per triplicare la mia produttività. E sì, ho un homepage abbastanza particolare e la vedrete nei prossimi video se vi iscrivete al canale. Detto questo, lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto, ditemi cosa ne pensate come sempre qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti, buon dicembre!